Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare in anteprima assoluta il test e l'unboxing del nuovissimo Oscal C70. Anche il brand Oscal ci tiene tantissimo a specificare che questo è il loro device di punta, infatti nella confezione ha inserito lo slogan Only the Brave, tanto per chiarire. Comunque, tornando seri, la vision di Oscal è creare device sia tablet che smartphone con un ottimo potenziale ma un bassissimo costo, e devo dire che con questo C70 non ci sono andati lontano. Prima di partire con la recensione vi ricordo che nella descrizione di questo video ho lasciato il link diretto di questo bellissimo C70 e i link dei 4 canali Telegram di cui faccio parte, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte al tempo di Amazon di tecnologia, games, fitness e abbigliamento, per cui se acquistate spesso online entrate sui canali, sono gratuiti e sarete sempre aggiornati ai nuovi codici sconto e a tutte le offerte a tempo. Sigla e partiamo con la recensione. Partiamo subito dalla confezione. Come prima cosa troviamo una bustina, vediamo cosa c'è all'interno. Hanno inserito sempre nella dotazione la protezione dello schermo, guardate, con la linguetta, per cui apprezzo, perché una delle preoccupazioni che ho in tutti gli smartphone, e per quello che infatti spesso faccio recensioni sui smartphone rugged, è la resistenza del cellulare. Questo C70 non è rugged, ma almeno la protezione l'hanno inserita. E sempre di protezione hanno inserito nella dotazione base questa comodissima cover trasparente, eccola qua, che la troverete inclusa nella confezione, per cui un pochino di protezione diciamo che gli hanno inserite. Parlando di layout, guardate che spettacolo, è veramente un colore che mi piace da matti perché è sfumato, poi un azzurro tra l'altro molto delicato che non stanca, non è il classico colore acceso. Focalizziamoci però sulle telecamere, guardate, sono veramente enormi, ricordano un po' le dimensioni di quelle dell'iPhone. Comunque dopo lo andremo a analizzare. Proseguendo con l'unboxing troviamo la chiave per aprire lo slot del nano SIM, eccola qua, e all'interno di questa confezione troviamo il manuale di installazione. Non può mancare l'alimentatore brandizzato Oscal, compatibile con la ricarica rapida e dotato di slot USB. E infine, come ciliegina finale, il cavo di ricarica USB tipo C. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della dotazione base. E ora andiamo ad analizzare il telaio. Nel lato di destra troviamo il regolatore del volume, più e meno, il tasto d'accensione munito di sensore di impronte digitale. Nella parte inferiore troviamo lo speaker, il microfono, lo slot Type-C di ricarica e il jack per le cuffie 3.5. Nella parte sinistra troviamo lo slot per le nano SIM, andiamo ad aprirlo in diretta, eccolo qua. Come vedete è doppio slot, potete inserire nano SIM 1 e nano SIM 2 oppure sacrificare la seconda nano SIM per inserire una micro SD fino a 1 TB. Per quanto riguarda lo schermo è un classico LCD da 6,56 pollici, HD Plus 720x1600 pixel e all'interno del display è presente la selfie camera anteriore da 8 megapixel e infine nella parte posteriore il fiore all'occhiello di questo smartphone economico, ossia la doppia fotocamera con la principale da 50 megapixel. Concludono il tutto il sensore di profondità e la luce flash. Per quanto riguarda la qualità non vi preoccupate, perché nella seconda parte del video vi farò vedere una carrellata di foto che è scattato direttamente da questa 50 megapixel. Ora torniamo all'home page principale. Noto subito che il cellulare è molto scorrevole, guardate anche la navigazione, risponde sempre perfettamente a tutte le mie pressioni, anche nella tendina superiore. Ora andiamo a vedere un po' anche la velocità di navigazione, andiamo a aprire, qua vedo dei soldi, 880 euro di aumento sullo stipendio, andiamo a vedere questa novità, proviamo anche la velocità di rotazione, direi che ci siamo, andiamo anche più veloce, guardate, mi segue perfettamente, oh mio Dio. Andiamo a vedere anche all'interno dell'articolo lo zoom, veloce anche questo, entriamo anche su un altro articolo, Venezia posa nuda tra monumenti, direi che questo è perfetto. Anche qua vediamo la scorrevolezza e direi andiamo anche a zoomare, eccola qua, per cui direi che lo zoom in alcune situazioni tipo questa funziona. È anche molto rapido a ingrandire e diminuire. Ok, la navigazione direi, come avete visto, che tutto sommato è sufficiente. Non è una scheggia, ma per uno che lo utilizza solo per fare navigazione oppure internet, mail, eccetera, è veramente un cellulare perfetto perché costa meno di 150 euro. Andiamo a vedere nelle impostazioni tutte le varie caratteristiche. Anche questo è compatibile con Android Auto, Bluetooth. Per quanto riguarda il display ha anche la luminosità adattiva, per cui c'è il sensore nello schermo, e anche compatibile con lo sblocco facciale. Parlando di sblocchi, mi è venuto in mente che dobbiamo andare a testare il sensore di impronte digitali. Adesso, prima di finire le impostazioni, ve lo faccio vedere. Ho già messo in blocco e si è sbloccato. Proviamo a fare altri 2-3 tentativi, rimettiamolo in blocco, vediamo, sbloccato di nuovo.
Proviamo a farlo al contrario, vediamo se lo sblocca. E direi che l'ha sbloccato, per cui come sensore direi che è approvato al 100%. Torniamo nelle impostazioni. Le gesti anche in questo caso potete usare sia lo swipe che le vecchie modalità tastino, triangolo, cerchio e quadrato. Come funzioni ausiliari interessanti potete anche programmare l'accensione e lo spegnimento, per cui se utilizzate il vostro smartphone come faccio anch'io come sveglia è perfetto perché non dovete lasciarlo acceso tutta la notte, ma vi basterà impostare l'orario di accensione, impostarlo esattamente 20 minuti prima della sveglia, così farete riposare il vostro processore, perché di fatto ormai molta gente non fa mai spegnere il telefono e di sicuro alla lunga rovina un po' sia il device che la batteria. Poi c'è il solito discorso sicurezza, privacy, ovviamente ha il GPS che potete attivare, disattivare eccetera, Google Maps e tutta la compagnia cantante. Per quanto riguarda la batteria, questo Oscar C70 ha una batteria a litio non rimovibile da 5180 mAh. A mio parere è stato un ottimo compromesso tra durata e dimensioni, infatti è veramente sottile, 8 mm, e anche il peso nonostante la batteria è inferiore ai 200 grammi. Per la precisione pesa solamente 192 grammi. Dopo averlo testato per una settimana, devo dirvi che arriva sempre a fine giornata anche durante utilizzi medio intensivi. Concludiamo la carrellata con le info sul telefono. Android 12, DocS versione 3.1. Per quanto riguarda il processore, è l'octa-core T606 a 1,6 GHz con 2 core A75 e 6 core A55, dotato di 6 GB di RAM espandibili con l'espansione di memoria virtuale. Basta fleggare e attivare per espandere da 2 a 4 GB, per cui al massimo potete arrivare a 10 GB, che non è affatto male per un cellulare di fascia economica. La RAM totale invece è 128 GB, espandibile come vi dicevo prima con la micro SD. E ora, prima di andare a analizzare la 50 megapixel, vi faccio sentire un piccolo test dell'audio, anche perché questo smartphone, che costa meno di 200 euro, ha veramente puntato tantissimo sulle dimensioni e sulla fotocamera, per cui si vede che nell'audio ha un pochino tirato via nella qualità. Comunque adesso ve lo faccio sentire anche voi, anche perché sarebbe impossibile avere la telecamera, l'audio e lo schermo top di gamma a questo prezzo, e secondo me è una scelta molto sensata, perché chi utilizza lo smartphone principalmente per postare foto su Instagram, Telegram, navigare, andare sui social, l'audio serve fino a un certo punto perché le musiche spesso vengono precaricate e quindi ci sta concentrarci su navigazione e telecamera. Comunque bando alle ciance e adesso giudicate voi. Metto il volume al massimo. Sentite? Il fatto che abbia solo uno speaker toglie un po' quella sensazione di audio a 360 gradi. Anche per quanto riguarda la potenza direi che sulla norma, sulla qualità dell'audio invece siamo un pochino verso la sufficienza. Adesso usciamo dal video perché siamo arrivati al momento del test della fotocamera. Vi farò vedere un video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente dalla fotocamera di questo smartphone. Come avete visto dagli scatti, nonostante sia uno smartphone di fascia economica, la qualità è molto buona, i colori sono ben definiti e anche i video non sono affatto male. Si vede proprio che Blackview ci ha puntato tantissimo. Infatti, per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che attualmente sul mercato questo C70 è uno dei migliori camera phone Android sotto i 150 euro. Per cui se avete un budget limitato ma volete ottime foto, questo device può essere quello giusto che fa per voi. Per non farvi mancare niente, ho svolto anche svariati test gaming utilizzando tantissimi giochi 3D come Mobile Legends, Match Arena e Car Simulator, e devo dire che se l'è cavata abbastanza bene, i caricamenti sono nella norma, il processore ha retto bene e anche superata la mezz'ora di gioco il cellulare non dava segni di surriscaldamento. Ovviamente non è un device nato per il game, tuttavia si è difeso perfettamente da tutti gli altri cellulari Android della sua stessa fascia di prezzo. Se volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia e a tutte le anteprime, mi raccomando mettete like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie pubblicazioni. Vi ricordo prima di salutarvi che in descrizione troverete il link diretto di questo bellissimo Oscar C70 e i link dei canali Telegram per risparmiare sugli acquisti su Amazon. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!